Ehi, ben ritrovati, ben ritrovate, Tiranno Matto qui. Nell'episodio di oggi della rubrica Proviamolo esplorerò assieme alla community italiana il nuovo MMO Survival RPG di Funcom, Dune Awakening. Tramite l'accesso anticipato riservato a chi preordina la Deluxe e grazie alla gilda Sintesi Ginaz che mi ha accolto a braccia aperte, oggi vi posso parlare di un'esperienza durata un paio di giorni al momento della pubblicazione di questo video. Ho sperimentato le prime ore di avventura survival su Arrakis, ben diverse da quelle del beta test che avevo giocato in solo. Io vi consiglio di controllare nella descrizione tutti i link Discord relativi alla community ufficiale italiana e alla gilda in cui sto giocando. Però al contempo voglio specificare che se voleste provare Dune Awakening non preoccupatevi, l'esperienza di gioco, per quanto differente, è fattibilissima anche in single player o in gruppi più piccoli e contenuti. Il proviamolo di oggi è un po' atipico rispetto al solito. Non saranno 30-40 minuti, 2, 4, 8 ore di gameplay, ma un insieme di montaggi di spezzoni da me commentati e analizzati per introdurvi un po' di più all'esperienza delle prime ore, con qualche chicca, qualche momento divertente o assurdo che è capitato assieme ai membri di Gilda. È proprio la natura MMO con tantissimo grind, macinatura di ore di gioco e di gameplay registrato che mi è impossibile senza fare live stream presentarvi Dune Awakening in maniera genuina, pulita, senza lavorarci troppo. Capisco, è anche fuori dal format, però è il mio esperimento, è la prima volta che sul canale voglio portare dei contenuti condivisi con altri giocatori in un titolo così vasto, così complicato e che si può rivelare punitivo soprattutto nelle prime ore, nonostante si abbia una conoscenza pregressa o una capacità di apprendimento molto rapida sulle meccaniche di gioco e i percorsi migliori per l'avanzamento e la progressione. Ma bando le ciance e dritto al sodo. Te voglio bene. Perché io ho fatto lo stesso. se no devi seguire troppa questa principale per andarti a sbloccare molte cose. Cioè ci sono delle impostazioni prima di lanciarlo No, semplicemente ti chiede le ricerche le vuoi già sbloccate o vuoi seguire. No, tu sbloccate devi fare. Così scegli quelli che. Esatto, Non poi te li ti vai scegli col tutorial, te li scegli poi invece con le libere te li scegli te. Esatto. Va bene, quindi metto sbloccate. Qui Tiranno Matto deve fare un po' un lavoretto perché nell'introduzione, mentre creavamo i personaggi, ognuno ha iniziato un po' a fare casino, c'era molta ressa, c'era hype, in gilda volevamo tutti giocare, alcuni non riuscivano a connettersi ai server, entravano nei sitch sbagliati, i sitch sono i server e cose del genere. Quindi ho un attimo eliminato la parte di audio dove sono partite anche belle tirate ai santi e cose del genere che sicuramente non hanno posto in questo video, però alla fine siamo riusciti a partire. Come potete vedere io ho scelto il mio personaggio che avevo creato in precedenza e sono andato dritto con la scelta di Caladan, di casa Atreides, perché siamo una gilda Atreides, Pion, perché sono un servo della gleba, un proletario, e ho scelto di essere addestrato da un maestro d'armi. Taglio il più possibile, schippo tutta la lore e le cinematiche anche per non fare spoiler, attenzione, importantissimo. Tengo molto al preservare, magari a chi è interessato, anche l'esperienza narrativa che è presente su Dune Awakening e che va assolutamente goduta in prima persona single player, grazie anche al fatto che la maggior parte delle attività legate alla storia principale, alla campagna, sono istanziate separatamente dal server con cui si è in cooperativa con altri giocatori. Qui metto un po' di gameplay iniziale di quando ero appena spawnato da solo, senza aver ancora trovato nessuno della gilda, giusto per presentarvi più o meno come ho pensato a livello artistico di editare questo video. Purtroppo ci sono stati anche elementi tecnici a tirare acqua contro il mio mulino, via dal mio mulino e non verso. Purtroppo ho perso alcune registrazioni in momenti salienti
di Discord, quindi dell'attività di gruppo. Cercherò a volte di farvi un piccolo riassuntino durante questo proviamolo in merito a quello che è successo e le varie fasi, conservando delle parentesi in cui sentirete anche tutti i miei gildani, proprio perché l'esperienza di Dune Awakening ha sia elementi single player sia cooperativi che accrescono mano a mano che noi rimaniamo in gioco. Più avanti andremo nella progressione, più giocare assieme a qualcuno porterà dei benefit. Badate bene però, non mi stancherò di ripeterlo, l'ho detto già nel video esperienza della beta e lo dirò più di una volta all'interno di questo proviamolo. Awakening è giocabilissimo da soli, con tempistiche, grind, macinatura di contenuti, ovviamente più lenti, ma non per questo inaffrontabili. In ogni caso, dopo aver superato la prima area, siamo tornati ad avere una discussione circa civile, quando tutti ci siamo un po' sbolliti, abbiamo iniziato ad entrare e capire le cose sul gioco. Ed infatti chiudiamo la parentesi di analisi commento da parte mia per tornare all'esperienza di gruppo. Chiedila a Toleso, chiedi a Toleso con una sola parola come descrivi la situazione. Chi è in Sandra? Con due parole. Io, Io easily, brutta, è praticamente brutta, cioè non si gioca, tanto semplice. No, però con due parole. Rischio di essere antipatico, ma vogliamo provare a fare due canali, chi è in Sandrat e chi no? Sì, bravo, è meglio. Ok. Guardate, allora, sotto ci sono, nel PvE ci sono dei canali già predisposti. Ok, perfetto. Vabbè, chi sta dentro a giocare rimane. Ah no, siamo già quelli qui. e se ne vanno. Esatto. Allora, Ok. Facciamo così. facciamo... Si è bloccato di nuovo, si è bloccato Sì, di però nuovo. cioè, il punto è ma- che è normale che all'inizio ci fossero le folle su tutti. Magari il nostro è full e un altro è high, ma sono tutti malmessi inizialmente. Quindi, ripeto, sarà che mi ricordo ancora New World che era praticamente file di Sì, un'ora e ma mezza, Sì, quindi era mi sembra che- ingiocabile. Io avevo 3 ore di cioè- coda, mi ricordo. E quindi questo mi sembra messo bene, diciamo, Il legame però... all'inizio è utile, il legame? Ah, io prendo tutto, Il legame guarda, minerale. Ok. E quindi insomma bisogna, è comprensibile poi ovviamente che chi magari per un minuto dopo molto meno non riesce a entrare si incazzi, mi stanno incazzando. Però a sto punto, cioè le cose sono due, se vuoi giocare in gruppo aspetti e magari fra mezz'ora si gioca. Sì, Comunque, mettiti in coda. mettiti in perché coda. tante persone, anche Boy è venuto, mica può giocare, è venuto solo per registrarsi, quindi magari altri l'hanno fatto e quindi... Però stiamo parlando di server da 40 per 20, cosa sono? 800 persone, è normale che sarà... Ah, ok, stato personaggio contiene prendo premuto T. Ok, ho capito. Interessante. A Tereus chi è? Di voi? Nessuno? No, 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 io mi chiamo ok. Fatal come... Io tiranno matto come qua. io con Fabio. Ma voi dove siete? In che zona siete? Sono di Non ho fianco al idea. trade post io. Boh, io sto cercando di raggiungere il primo obiettivo che mi ha messo, non ho neanche seguito le Sì, missioni. anch'io sto sono andando al pazzo. primo obiettivo che mi ha messo. Qual è il primo uno ricevuto? obiettivo? Ah, Boia mi ha Facevo- mandato un coso, dicevo c'è un social, che cos'è? Allora, intanto ci mettiamo al riparo dal sole e facciamo quello che ci chiede. Sniper, vabbè. Una domanda, Sì, come si ma fa? Il vostro Ok. primo obiettivo, scusate così, che cos'è? È lo stesso per tutti, immagino. Cazzo di adesso- limit research. A me mi ha messo, boh, sì, non lo so. Perché io ho iniziato credo a destra, perché l'obiettivo era a sinistra. Quindi... Scusate, una cosa, ma come si fa almeno un punto per le abilità? Uno me ne serve. Devi raccogliere. Cioè devi Raccogli, craftare, uccidi, fai qualsiasi cosa. Quanto posso campare senza acqua? Più o meno? Poco. Bene. Anche io ho già raggiunto il limite per le Ah, piantine. ecco le piante, ecco le piante. Ma non le posso prendere un po' da sporto le piante? Cioè nell'inventario, non posso mettere un po' nell'inventario? No, Devi sbloccare la tanica o le sacche di... No, oppure ti sblocchi il kit di dissanguamento Ma base. perché Sì. non mi attiva la torretta? E dissangui i nemici. Praticamente il sangue è come avere acqua. Sì, però non ti dava un malus a un certo punto se lo... Sì, no, infatti lo devi purificare dopo nella base. Ah, ok. Però è il miglior modo per sopravvivere a quella H merda. di sangue piccola, ne posso usare solo una alla volta, vero? Sì. Ok.
Estrattori di sangue improvvisato, kit curativi. Ok. Comunque, se arrivate al trade post, ho fatto un buco di fango e merda per andare verso il primo lab. Cioè proprio a metà, appena Ok. uscite mi vedete. Ti giuro vorrei sapere tantissimo dove cazzo sono per dirtelo. Basta che premi M teoricamente dovrebbe. Sì, ma a Prime vedo dove sono, ma non dove... Cazzo sono finiti i nemici? Che c'è qui? Fammi vedere la mappa. Aspetta che Ah, sto ci sono- evitando di morire. Sono qui. Vai tutto a nord. Di quanto? Sì, sì. Tu vai dritto a nord. A un certo punto vedi su un pezzo di canyon, vedi una torre. Sotto la torre ci sono delle case. La più brutta e piccola vicino alla sabbia è la mia. Come faccio a convertire il sangue in acqua con il macchinario? Serve la struttura, il fabbricatore apposta. Ma si può costruire dove vuoi o no? No, si nella, vuole, si può costruire. nella base. Ah, ok. Ah. Ma vabbè, l'ho ucciso comunque da dietro senza che mi vedesse. Vabbè, ok. Ho tirato 10 colpi, però è morto. Ma la torretta devo fargli qualcosa o tira su da sola? Tira su da sola al secondo click. Quindi prima la posizione, poi devi... Ok. Col Avevo mentat, scritto sì. detonate, Ma quando avevo vi detto, butta a vabbè. terra perché non c'è acqua e vi dice di arrendervi al deserto, si può ancora cercare acqua intorno o no? Sì, finché ti puoi muovere, Ah, sì, sì. penso. Vabbè, ho smesso può di muovere? muovermi, quindi no. Ah, ok. Di nuovo, questi li avevo Allora, già ragazzi, ammazzati, sono il respawnati. pulsante che vi serve per Guild e robe del genere è la L di Livorno. C'è il binomo. L. O la P. Lansrad, Guild, giocatori, comunirete? Sì, Stazione... scusate, ok, allora. ho i due banditi qua, devo... Iniziamo ad aggiungerci. Sì. Ok, Sniper si è andato all'invito, ok. Allora, chi sta facendo il gruppo che l'ha già iniziato a fare? Se no lo facciamo tutti insieme, non credo sia Apri il proprio... gruppo da 4. È da Vai, 4. Io sono già all'avamposto con una piccola casetta, se volete venire da me vi do il mio punto. Io faccio un gruppo, io tra gli amici ho soltanto di Steam, ho soltanto Toleso, posso invitare lui. Poi... Puoi invitare direttamente dalla ricerca giocatori. Scusate, me posso bermi il sangue? Sì, Direttamente? sì, puoi. Ah, e non succede niente? Sto bene? All'inizio non succede nulla. Comunque in giocatori con F si può cercare il nome di un giocatore nel server, per esempio Toleso, che però no, non è nel server. Lo vedo però, quindi è qui. Sì, via. Ah, ma perché è nel mondo, anche se non è nel CH qui, è nel mondo di Solaria, giustamente, quindi possiamo darci comunque. Beh, io ci sono, cerca Lord Forna. Lord Forna. Anche Fabio. Il team è andato a Troia. Ok, ti Ma tutti avete aggiungo. buttato i vestiti in aula? Li avete buttati tutti? Io sì. Pure tu, Yu? Poi... Sì, io li ho buttati pure i vestiti, Paolo. Io... Scusate, vi addo tutti e proviamo a fare un gruppo. Allora, Forna c'è, Lord Forna, poi? Io ci sono. Fabio? Esili? F Fabio? Come qui? Sì. Ok. Baltasar? Yuri? O Baltasar? Giocatore non trovato. C'ho la H dopo la L. Sto all'ombra. Ah, meglio. Me l'hai inviato tu Esili la richiesta d'amicizia, sì? Sì. Ok. Allora, io ho già fatto 3 inviti, quindi il gruppo è cappato? Cerca Ah, ma è Easily. Ah, ok. Oddio, sto Ma attaccato. hai invitato anche me? Sì. Non lo vedo. Ok, io sono Sì, Provate ad andare in lista giocatori. Easily, ciao. Però Ciao, eccolo qua. rischio di rimorire in mezzo al Aspetta, ma deserto. come... Io non c'ho il cappuccio, aspettami. Il gruppo adesso ho Fabio. Sto cercando di raggiungerti. Easily stava come un barbone in una grotta con la fiammella, Vabbè. Allora, L, players. Dovresti vedere fra gli inviti, ti ho mandato l'invito. Intanto abbiamo fatto un gruppo.
Mi si sono rotte le ginocchia, non mi piego più. Vegetali, ok. Vabbè. Ok, guild, ho visto dove si crea, perfetto. Poi, invece, prima stavo cercando... Ma Easy, dove sei? Flame Sì, sì, Rewards non si Bugs. può fare, vero? Non si può ancora Ci dobbiamo prendere muovere tutto, adesso, no. però che Ah. è buio, eh. Sì, infatti. Andiamo. Io cerco le fibre vegetali perché... Allora, io vedo che Fabio si sta avvicinando. Sì, c'è un verme al culo. Io non si Oh. capisce perché qui fibre Eccole qua. vegetali per bere non Perché ne vedo trovo tipo le più. stelle attorno a me? Non so. No, sono svenuto. Cosa è successo? Oh. Nemico. Vedo tutto nero. Allora, io ho già il una backpack cutscene. full, praticamente. Che paura. Ma ci possiamo mettere in gruppo? O... Sì, penso Allora. di sì, non lo so. Vediamo. I gruppi sono da 4 confermato, quindi. Invita il Sì. gruppo. Così? Accetta. Adesso ok. siamo in gruppo. Ah, Io ho mandato gli inviti. Per ora siamo in 2. Ah, sono morto qui da qualche parte. Ah, qua c'era dell'equipaggiamento, ma non so se sei tu. Dov'è? Qua c'erano delle pietre e il vestito base. È tutto il mio materiale. Torna dove c'eri prima, dove c'eri. No, secondo me... c'è le combustione qua, vabbè. Aspetta un attimo, perché non sono sicuro che sia lì. Allora noi dobbiamo andare di là. Ok. Fallo di recupero, Aspetta un non ci attimo. serve. Sì, Sì, noi dobbiamo andare a No, destra, no, è ma- qui, l'ho trovato. Ma perché Poi vedo solo a balsa? 6. sto creando di... Ehi, sto creando dei proiettili. Ma voi dove dovete andare adesso? scusa? Ok. Sì, noi dovremmo andare Cassa, dal... Cassa. Io devo andare dove adesso? Fabio e Tiranno, perché li vedo. Allora, allora, vi spiego. Io sto facendo un attimo la missione della Spezia, la prima, perché per qualche ragione non me l'aveva contata, quindi la sto rifacendo. E ho fatto una piccola casetta di fianco al trading post. Se volete, penso che voi possiate già entrare perché siete in gruppo. Non ci sto più capendo. Ah, che sborone sto qua che scatta, guarda. Poi senza allora, stamina, muoio. Un po' rimuoio di 7 anch'io, va bene. L'ho sbloccata subito sta abilità. Oh. No, vieni da sotto, vieni da sotto, vieni da sotto. Anyway, io ho finito, ho fatto la missioncina, quindi sono di nuovo nel server, perché evidentemente quando si va a fare la quest cioè entri in una instance separata. Extra server, sì. Anche voi adesso tipo non mi vedete, vero? Vedete, invece la pistola quella che estrae, insomma, a un certo punto non funziona più, serve energia, serve qualcosa, come si fa? Sì, si scarica un attimo, aspetti, si ricarica poi. Io provo a condividere L'ho lo ancora schermo. usata e non mi fa andare. Strano. Io sto lottando come i bastardi proprio. Mi compare Ah, il non ci backpack, riesco. forse non lo fa perché siccome ho l'inventario pieno e quindi se lo facesse non potrebbe comunque caricare le cose, sì, forse è questo. E Allora, qualcuno di voi può streamare che c'era Oniro, no, Trim, che voleva guardare? Sì, che io purtroppo con il satellitare già tanto che non ho 150 ms in gioco, quindi... Allora, anch'io sono spawnato a sinistra. Non so, c'è qualcuno che è appena spawnato nel mondo che vuole fare un gruppo? Boh, non so come Allora, si noi, capisce. noi siamo già in 4 nel gruppo. Tu sei su Sandrat adesso? Sì, sì. Ok. Hai provato a sentire giù nel canale dove c'è Boia? Che sono in Vado a 3? vedere. Perché Ok. purtroppo i gruppi sono solo da 4. No, vado a vedere giù, dai. Grazie, ciao. Ma figurati, ciao. Ho finito il tempo, il Price mi dice Connected to Solaria, Siege Sandrat. Qui non dice che sono in coda di nuovo? Credo di sì. Suppongo. Cioè quindi vai in un'istanza tua e basta, perdi il posto nel coso. What the fuck? Cioè voi mi vedete ancora in party? Sì. Perché io ho una mezza paura. Ah ok, sta caricando. No. Perché non mi fa neanche fare cancel. Cioè tipo oscurato. Ah, questi bug. Cioè ho paura che tipo sia frizzato il gioco. Può darsi. Io prima sono crashato male 2 o 3 volte. Prova a rimanere connesso, magari solo un freeze temporaneo. Allora, io ho già preso la missione per andare a prendere a sbloccare il trainer del soldato. Se volete, quando siete tutti qua, andiamo in 4.
La facciamo insieme. Guarda, io ci sono, però non l'ho presa, quindi se vuoi puoi aspettarmi un attimo, vado a prenderla. Scusate, questo invece il respawn beacon cos'è? Una roba che ti consente di respawnare in quel punto in pratica. Sì, una volta sola. Se non ricordo. Cioè, allora, tu puoi mettere il tuo respawn a casa, nella base, e poi fai andare, alimenti la base e respawni lì. Però prima di avere il respawn nella base, o penso anche come in generale monouso, cioè non lo so, vuoi andare in un punto e vuoi respawnare lì vicino invece che a casa, metti un beacon per terra, usi quello una volta, poi è finita. Sì, serve il beacon. Siccome adesso me lo sono fatto un beacon per evitare di respawnare all'inizio che mi rompe. Ah sì sì, certo. Me lo metto dove sono e riparto da qui se muoio. Insomma, Ho riaperto il gioco, spero di rientrare sì. subito. Mi dice di cercare la pistola Maula. Maula pistol kit. E come cazzo si fa? In ricerca, sotto combattimento. Sì, solo che non me la fa ricercare, non so perché. Ah, non hai punti informazione forse? E come lì si trova? Vai, devo andare a seguire la missione, suppongo. Ci sarà Basta livellare e se no andare nei campi, ci sono le informazioni da trovare in giro. Eccomi. Se vuoi mandarmi l'invito. Un secondissimo, giocatori. Qui, fatto. Ma qui in questa zona praticamente c'è la caverna e devo solo entrare nella caverna. E fare, sì, interagisci con la melange, ti fai il tuo trip e quando hai fatto... Ma se sei drogato... Voi siete tutti nel server primario, vero? In Sandrat, sì. Sì, esatto. Comunque, appena hai fatto, capo, se crei la gilda, già vediamo di capire sì, come... guarda, come arrivo a 1000, sono a 770. Se riesci a incrociarmi in batta ne ho altri 350 io. Anch'io un po' di solari nel caso. Sì, non so se si possono inviare, quindi boh, vediamo poi. No, si possono passare, ma da Il nome della gilda mettiamo anche la sigla davanti, oppure solo il nome. Secondo me Sintesi Ginaz è carino così. Basta, senza la sigla tra parentesi. Ma sì. Boh, poi decidi tu ovviamente, però secondo me è più carino senza. Più pulito. Ecco a te, tutti i miei soldi. No, non tutti, che poi rimani tu senza. Tanto ne ho 700, adesso se incontro anche Boia ne prendo dammene 200, così stiamo... Vabbè. No, altrimenti anche tu rimani senza, poi vabbè, dopo... Ma sai come sono fatto io, su via. Questa grotta qui è a sud praticamente della prima mappa, quindi la base qui non ha senso, bisognava farla a nord, mi avete detto. Esatto. Cioè, allora, almeno secondo noi, quello che si stava dicendo è che la prima base di gilda operativa... No, nella 2 la facciamo. Esatto, nella seconda area. E invece, boh, se vuoi farti la casetta per le missioni, io e Forna l'abbiamo fatta qua al braccio del grifone. Guarda, Boia, io sono lì. Aspetta, ti invitiamo in party? Boia? No, sono in parte con Sei in Easy e Boia. Beh, vabbè, aspetta che gli dico che vengo con voi. Oh no, una tempesta. E qui il tiranno matto dal futuro che sta editando fa un piccolo taglio e what? Cosa sta succedendo? Cosa stava succedendo alla mia scheda grafica, al server? Vabbè, è pieno di questi piccoli problemi al lancio. Comunque concludo un attimo questa parte dicendo grande Funcom. E qui il mitico Snipez che mi vuole dare un passaggio. Purtroppo qua il mio Discord su OBS ha smesso di essere registrato. Stavamo cercando di capire come fare, vestiti da Sardaukar tutti e due, e alla fine abbiamo trovato il modo per ingannare il gioco. Un piccolo exploit che consigliamo se volete. Invece che mettere subito un sedile sulla vostra moto, la vostra sandbike, potete anche fare così: saltate a bordo e sperate che la fisica di gioco insomma non vi sbalzi via. È sicuramente comodo per le prime fasi di gioco, quando magari qualcuno ha già la motoretta
e vuole dare un passaggio al volo. Eravamo andati al relitto il più vicino nella prima area per finire una quest e prendere un paio di oggettini e stavamo tornando indietro verso il braccio del grifone. Come potete vedere ha fatto anche un salto e non sono caduto. Non so se abbiamo trovato lo spot perfetto, la skin del Sardaukar ai magneti ai piedi o qualcosa del genere, però insomma era carino. Prima di concludere la giornata 1 ci stava a farvi vedere questo piccolo panorama da abusivo sulla sandbike del buon Snipez. Mi dispiace che l'audio sia andato perso perché ci siamo fatti 2 risate sul momento. Vedete, comunque è pieno di giocatori, come qualsiasi survival, qualsiasi server di giochi Funcom all'inizio funziona così. Ci si accalca costruendo ecomostri e case cubiche di fango e sputo, cercando di avanzare, progredire, fin tanto che poi tutti insieme non possiamo creare una base di gilda e da lì iniziare il gameplay più avanzato insieme. In alternativa, se volete prendere le cose più lentamente, come ho detto anche all'inizio, è fattibilissimo da solo players. Bisogna sapersi organizzare, stare attenti al peso dell'inventario, agli slot che si possono vedere nella lista in basso a sinistra. In questo caso io avevo selezionato un blueprint, un mandato imperiale per costruire un coltello fortissimo in early game, il bevitore di Caliph, che praticamente serve quando uccidi a sostituire la raccolta di sangue. Non so se è voluto o è un glitch. Quando si utilizza il bevitore per raccogliere del sangue si può poi usare un raccoglitore di sangue sul cadavere, quindi è un'arma che consiglio in generale di avere sempre. E quella che è rimasta è abbastanza caotica e principalmente riguarda le parti iniziali che ho già, penso, largamente trattato e raccontato. In questo segmento della prima giornata sono andato un po' ad esplorare in solo. Me la sentivo, ero gasato, avevo tutto l'equip giusto, levellato, ero pronto per andare nel deserto. Mi sono dunque detto, ci saranno delle aree da farmare, ed effettivamente ce ne sono. Ci sono tanti accampamenti nella prima regione che conviene visitare per ottenere diversi mandati imperiali, i blueprints, come per esempio questo che vi sto mostrando. È abbastanza facile tornarci sempre. Lo ritengo una buona tappa e come vedete ci sono anche altri giocatori che ci passano. Vi ricordo che per uccidere in corpo a corpo chi ha uno scudo attivo bisogna far caricare l'attacco, perché ciò rallenterà il nostro attacco corpo a corpo e solo la velocità ridotta penetrerà lo scudo. Tale è la legge dell'universo di Frank Herbert in Dune, degli scudi e di come funzionano. Tutto sommato gli accampamenti sono sempre diversi e il loot, per quanto randomico, rientra all'interno di tabelle predefinite. Ecco, le informazioni sono importantissime da ottenere. Sempre ricordarsi poi di prendere il sangue dai nostri bersagli e sempre ricordarsi anche di avere l'oggetto giusto equipaggiato. È pieno di oggetti da tenere in barra, c'è da diventare un po' rimbambiti. E qui dentro, ecco qua, un bellissimo progetto degli stivali distillanti da cavatore. Ci sono diverse aree qui attorno che conviene continuamente farmare. Nello specifico il portale di Passo Rugiada è quello che ci potrà droppare tutte le volte che torneremo in quella chest che vi ho mostrato prima. Questo set che non è malissimo e può funzionare per l'early game sicuramente. Le prime fasi di gioco è una buona alternativa alle varie suit, ai vari abiti, alle varie armature, ecco, che si possono trovare in mappa.
e che si possono craftare con la tecnologia disponibile adesso. Poi sarebbe saggio ricaricare la propria batteria portatile. Questa. Per far sì che magari lo scudo equipaggiato funzioni quando necessario. Nel mio caso non posso assolutamente usare lo scudo ancora perché la mia batteria è sempre scarica. 2 hours later. È arrivato per me il momento di spostare la mia base personale da qui alla prossima regione. Sarà un bel viaggetto perché ho intenzione di andare completamente a nord e nord-ovest e c'è il rischio che effettivamente io con tutto il mio inventario stia andando verso la mia fine definitiva. E vedremo un po' come andrà. Ho abbastanza risorse per farmi il viaggio? Lo scopriremo. Intanto boost assolutamente perché bisogna scappare ai vermoni il prima possibile. Surriscaldato. Ci devo provare, eh. Non è detto che io ci riesca. Può darsi che io non riesca. E in realtà ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, ok. Allora, il problema adesso è superare Sardauker, Vermoni, eventuali altri player. Insomma, è un signor viaggio. È un'idea, la mia, che non per forza avrà un riscontro positivo, però mentre il resto della gilda, tutti i gildani stanno finendo di fare alcune parti delle quest iniziali, volevo andare a fare il mio lavoro di scout, che è quello che mi riesce meglio in questi giochi di solito. Andare a cercare una buona location che più o meno ho già individuato sulla mappa interattiva, che dovrebbe garantirci un accesso a moltissime risorse. Però bisogna vedere se appunto non è già occupato, considerata la popolazione presente al momento sul server, nel nostro sito di Sandrat, su Solaria. Il rischio è che io non ci arrivi incolume e che nel caso in cui fortuito io ce la dovessi fare, comunque sia già occupato. Già mi stanno riempiendo di piombo, come potete vedere, gli NPC, per fortuna. Non ho tutti gli strumenti definitivi per resistere a dei combattimenti. Non sto nemmeno andando leggero, sto andando con tutto quello che ho nella speranza di... E fatemi controllare una cosa giusto al volo. Cioè, se io volessi... Ce le ho le risorse, sì, i metalli di recupero ce li ho. Fintanto che è notte, questo giochino si può fare. Di giorno, ecco, diventa già molto più impegnativo. Dovremmo esserci, non proprio subito, ma fra un pochino dovremmo arrivare al punto giusto. Devo riuscire a superare alcune aree che sono estremamente pericolose perché piene di vermoni. Sentite, questi sono i signori vermoni che vanno a caccia. Ce n'è uno qui. Ci siamo quasi, alla zona. Wow. Cos'è successo? È passato un vermone e mi ha sbalzato tutte le texture, ok. Potrei essermi un attimo spaventato. Allora, questo è il relitto dove c'è il PvP attivo.
Ed è l'area dove io vorrei riuscire a piazzare un claim. Cambio di zona, vedete? Eccoci, è qua l'area che vorrei designare, però bisogna capire qual è la posizione migliore per mettere un claim. A me piacerebbe molto metterlo tipo qui, super inculatissimo. Non è il massimo. Questo anfratto in realtà però è carino. Vediamo se è troppo vicino a una costruzione vietata. Mannaggia. Mannaggia. Un gran mannaggia questo. Qui era perfetto. Penso che i dev avessero idea che avremmo provato. Attenzione. Vai, andata. Perfetto. Ho trovato lo spot. Incredibile. Spot base Gilda. Io sono un giocatore altruista. Gioco per gli altri, non per me stesso. Allora, c'è un problema però che non ho pensato, giustamente, perché sono un po' un pollo, alle risorse per costruire almeno un capanno, un qualcosina. Devo trovare della pietra. Comunque, ottenuti i materiali, ho tirato su una piccola base operativa. Non era granché, era qualcosa, ecco. Ed ero abbastanza soddisfatto perché ero il giocatore della Gilda più a nord in questo momento, quindi ero in grado di fornire un po' di info sull'area e fornire anche un punto d'appoggio allo stesso tempo, che è molto importante quando si parla di giochi del genere in cui la progressione funziona più o meno in maniera lineare, zona dopo zona. Mi sono anche messo ad affrontare diversi NPC in questa regione per farmare e cercare, dopo aver pulito diversi accampamenti, anche di andare a capitalizzare direttamente al trading post Lincudine. È qui che veniamo introdotti al confronto Kenley tra Atreides ed Harkonnen, con una serie di cutscene interessanti che vi lascio un attimo osservare senza commentario. She was one of yours, cousin even. I am indeed mourning, sir. Rumors of disloyalty buzzed around her like blowflies, but now, who's to say? Certainly not her. My one pleasure in this hell is knowing that you're trapped here with me. A momentary setback, I assure you. Even your Harkonnen masters find you insufferable, Maxim. You're down here forever. Tell me, dear Anton, what's it like being the handkerchief your superiors use to wipe the gore of shining Atreides' honor? Let's settle this. Gladly. E poi arriviamo noi che interagiamo e cerchiamo di calmare le acque. Poi ho iniziato a parlare con l'Atreides e non vi spoilerò oltre, va bene? Comprare anche diversi progetti imperiali o oggetti direttamente molto utili e molto forti, soprattutto quando non siamo ancora riusciti a finire alcune missioni principali sbloccando tutte le ricette necessarie. In questo caso ho preso il falcetto per l'acqua, che è veramente fondamentale. Lo dico a tutti quanti, mi raccomando, appena potete un falcetto vi cambia la vita. Non che poi non dobbiate più raccogliere sangue per idratarvi, ma sicuramente le piante così forniranno molte più risorse in una fase di gioco che è ancora priva, purtroppo, di strumenti ed edifici più avanzati per raccogliere l'acqua. No, guarda qui dentro nel container, quello più a sinistra, c'è il cibo. Sì, sì.
Le conseguenze dell'evasione fiscale, che bello tooltip. Dimmi. No, io sono qua. Un po' ne ho portato. Ci sta. Anche perché ho lasciato della roba di là ancora. E vi starete chiedendo, ma perché Tiranno Matto, che è matto ovviamente, sta parlando da solo? In questo caso c'è un motivo, non stavo parlando realmente da solo, ma con appunto i miei colleghi. Questa è la sera del primo giorno, cioè prima di staccare. E come mai non ho più la mia armatura, le mie cosine come prima? È successo che io, gran citrullo, nel cercare uno spot migliore, non PvP, perché giustamente mi è stato detto bello lo spot, però attento perché qua c'è la guerra Kenley, c'è il PvP, non facciamo la base nella terza o seconda regione in un punto PvP. Quindi ci siamo dati un attimo, una mezz'oretta per cercare un altro spot e lo abbiamo anche trovato grazie a Boia, questo punto specifico. Io per fare avanti e indietro e trasportare le mie risorse sono finito nelle sabbie mobili. Il footage non c'è perché in quel momento non stavo registrando, ho perso tutto l'inventario. Bravissimo Tiranno, un campione, un campioncino bravissimissimo. Ecco, alla fine mi sono rimesso qui e piano piano assieme agli altri ragazzi ci siamo messi a farmare tutta la sera del 5 giugno. Attenzione perché adesso non so quando riuscirò a far uscire questo video, ma sono la giornata del 5 e la giornata più o meno non tutta del 6 all'interno di questo video, proviamolo. Come potete vedere il gioco ogni tanto laggava, impazziva, sarà la mia connessione satellitare, i server, non ne ho la minima idea. Quello che abbiamo fatto successivamente è stato costruire in quel punto che vi ho fatto vedere e farmare. Ma anche qui non poteva andare così liscia e tranquilla, giusto? Allora, prima di tutto, qui state osservando come gli NPC nell'area siano di livello troppo superiore rispetto all'equipaggiamento a nostra disposizione. Quindi già c'è un problema nel non seguire paro paro tutta la serie di missioni e la progressione regione dopo regione. Io ero arrivato qua sereno, come avete visto anche uccidendo tanti NPC, perché avevo una serie di oggetti che poi ho perso. Quindi dovendo per forza di cose, e lasciate perdere che io e Boia ci siamo sparati a vicenda, dicevo, sono dovuto tornare a craftarmi tutta la roba da capo e ovviamente è troppo debole per l'area, quindi abbiamo dovuto fare dei passi indietro e tornare a farmare anche delle risorse in altre aree. Il problema delle zone più avanzate dopo la prima regione è che tra i tamburi, le sabbie mobili e la presenza costante di Sardaukar e Vermoni non si gira serenamente. E vi faccio vedere anche cos'è successo e perché ho questa convinzione e vi voglio avvisare assolutamente di non fare lo stesso errore. Dopo la tragica perdita di tutto il mio equipaggiamento, con la necessità di spostare le ultime risorse che erano presenti nella piccola base che avevo tirato in piedi, questo avamposto nell'area PvP, ci siamo detti andiamo a fare un piccolo giro nella regione 2 per farmare il ferro, di cui avevamo grande necessità. Prima ci siamo fermati qua, abbiamo ripreso tutta la roba che in realtà io mi ero portato, come vi ho fatto vedere, dalla prima regione fino a qui e siamo ripartiti serenamente. Verme davanti. Via, 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 ci sciotta. Stiamo davanti. Non siamo ancora salvi in realtà.
Le ultime parole famose. Tiranno matto dal futuro mentre edita, purtroppo non c'era l'audio di gruppo, ma quello che disse Boia sul momento: non vi preoccupate, non ci prenderà mai. Ecco, infatti quello che è successo è stato proprio che ci ha mangiato tutti. E quindi anche qui abbiamo perso nuovamente tutto l'equipaggiamento, dovendo ripartire il giorno 2 in una situazione ovviamente di svantaggio. La seconda giornata è stata finora, perché non è del tutto terminata e quando avrò finito di editare tornerò ovviamente a giocare, molto lineare. E nonostante qualche piccolo inciampo, in realtà è andata molto bene. Nell'area in cui abbiamo costruito la base abbiamo iniziato a ottenere molte più risorse per il livello in cui siamo, abbiamo ricostruito e rimpinguato tutte le nostre scorte, molti di noi sono tornati a fare la maggior parte delle quest e dei contratti della regione 2 per prepararci poi alla regione 3. Io in questo momento stavo affrontando così, vedete, ho già uno scudo personale, degli NPC nell'area perché stavo cercando di andare a fare la terza missione. Perché stavo cercando di andare a fare la terza prova dell'ACL. Non vi voglio spoilerare nulla, ho soltanto preso una piccola parte del footage riguardante alla fine della seconda giornata per fare l'introduzione a quello che adesso vi mostrerò. È stata un pochino l'esperienza lineare, con tanto di alcune situazioni appunto non proprio simpatiche e non prive di bug, insieme in community. Flashback. Allora, io ho visto che ad Incudine, nella regione 2, nel trade post, ci sono i blueprint per i falcetti. Però costano tipo 6.000 l'uno. Vabbè. E sono monouso. Però sono utili. Io l'ho sbloccato come ricetta quella del faccetto. Sì, però tu hai quella, aspetta, quella che abbiamo tutti, che quanto costa silicone, e io non so dove farmare silicone. Silicone serve la struttura, il laboratorio. Serve, aspetta che ti dico. Non ho la pistola per costruire. Dici, aspetta, la chimica? Sì. Ok, ne posso mettere giù una. Non so dove, Di perché non... qua, Fabio devi ampliare la base. Sto raccogliendo sangue in questo momento. Dopo devi ampliare la base. Va bene. Allora, spostiamo... Serve qualcos'altro oltre al sangue, giusto per capire? Sangue per ora. Sì. Ok. Ce l'abbiamo. Blocco di silicone, sabbia farinosa e acqua. Sì, abbiamo bisogno di acqua proprio. Abbiamo bisogno di sangue, quindi ci serve almeno un falcetto per riuscire a raccattare acqua. Sì. O se no torniamo indietro e andiamo a mettere nel PC. E poi direi di iniziare a mettere anche delle... com'è che si chiamano? Lo stoccaggio dell'acqua, le cisterne, qua. Così depositiamo tutto quello che tiriamo su. Va bene. Non posso incollare i buggy ai NPC. Bueno. E inizio ad andare dall'altra parte. C'è un gran disordine in questa base. Ma sì, è più che altro è un punto d'appoggio. Facendo anche gun partnermente. Allora, io volendo posso già fare un condensatore,
Se volete lo faccio e mi metto già a farmare un po' d'acqua. Sì. Però avrei bisogno di craftare più borracce. Io ne ho 3 in mano. Vuote? 2 vuote però. Se mi dai le 2 vuote le vado a riempire. No, come ho detto, ne ho solo una vuota. Ah, 2 piene e una vuota. Ok. Sì, beh, adesso appena che torno da... Va bene, va bene. dall'ultimo, le svuoto, dopo te le do. Va bene. Sto cercando di fare un minimo ordine in casa. Avevo anche degli heal kit. Che cazzo di granate, che bastarde. Stazione commerciale di Braccia del Grifone è la città, giusto, raga? È la prima, sì. Ok, mi sa che la prima tappa sarà quella. Devo sparare come dei forsennati, ma non capisco. Ci sta il deposito di là in città, sì? Il No, deposito? Tipo la banca, dici? Si devono metterci le risorse. La banca Credo. non c'è. Allora, tu dici la banca delle monete. No, la banca tiene anche oggetti. Ah, ok. Ci sta, sì. In città. No. No? No. Porco Dio. Già. Devi farti tu una base temporanea dove te lo chiede anche la quest, dove ti posi giù la roba. Oh, quel bastardi. Oh. Eia. Emperor, Sì. si sente la TV. Sento un po' di eco, sì. Aspetta, fammelo correggere. Thank you. Allora, va bene, posso andare a fare un po' di rifornimento d'acqua. Se avete appunto delle borracce vuote alla base... Mi sto già andando per sangue. Troppo buono lo stun, cazzo. Almeno per quelli con lo scudo. Per gli stun ti fai una combo in faccia. Cosa? Lo stun è troppo buono perché per quelli con lo scudo glielo tiri e dopo gli puoi fare una combo col coltello in faccia. Quando pari dici che li staggeri? Ma non ho proprio l'abilità del Mentat. Ah, del Mentat. C'è stata un'esplosione di spettro qua vicino, ragazzi. Verso sud-est. Perché non credo abbiamo gli strumenti per farlo. Infatti siamo un po'... siamo ancora molto indietro. Troppo. Io ho visto. Fatto bene. Oh cazzo, ma quella è la mitragliatrice, bastardo. Quando avremo gli strumenti per fare i raccoglitori enormi di rugiada, quelli eolici, sto raccogliendo veramente poco alla volta. Ho fatto della armor plating uccidendo un nemico pesante. Ok, ho le sacche piene, torno indietro. Bene. Ok,
questa è le Swift, quindi qua ci sono gli nemici quelli grossi. Devo bere che sto un po' preso con le chiavi. Dovrei iniziare a fare anche delle mappe. Con le sonde. Ma non lo so, secondo me. Cioè, non siamo nel Deep Desert, quindi. No, però le puoi vendere comunque. Sì, vabbè, ma ho visto con la semplicità che lo fai. Non credo, non so. Cioè, è veramente troppo semplice. Arrivi qua, spari la sondina, esplora l'intera zona. Ma devo c'è la quest, individua la seconda prova. Anche Sì. Cazzo è la seconda prova. seconda zona. Sì, dovremmo tornare indietro. Eccomi qua. Deposit. Devo bere, sto mezzo moto. Boh, io mi sono usato tutte le sacche se vuoi. Ok, arrivo. Cos'è? Ah, la cesta è grande. Volete andare a fare la seconda prova? Ci andiamo insieme? Io dovrei tornare anche ancora più indietro in zona 1 che devo fare ancora un po' di missioni lì. Detto sinceramente. Io adesso ho un po' di sangue. Poi sì, se volendo si potrebbe anche andare a fare. Appena questi darts. Le partite che fine hanno fatto? Il sangue io sono praticamente a posto, torno indietro. Boh, le metto qua sopra le batterie, non ho trovato il posto. Dove le hai messe? Ma No, le sacche ce l'ho ancora in mano, te le scambio. Ah, ma mettile in una cassa. Oh, vabbè, ok. Bene. nella seconda zona qua c'è un avamposto. Sì, vabbè, se ce ne sono. Ah, ma tu dicevi le sacche, io dicevo queste. Ok, non l'ho ancora fatto quello. Eh no, perché così le riempivo, cioè con il falcetto. Ah, silicone dov'è che si faceva? Sul craft? Bisogna... Sì, laboratorio di chimica serve la sabbietta. Ah, l'ho fatta una. E la sabbietta si fa come? Per ora l'ho solo trovata sugli NPC. Found in a floor sand drift on the open sands. Predominante in Vermilius Camp. Can be harvested by hand or with a static compactor. Can be refined. Static compactor, ok. Quindi in realtà quelle aree bianche che vediamo non sono aree di spezia, ma dove prendere la sabbia. È per questo che c'erano degli strumenti, sì. Ma con cosa che lo raccogliamo, scusa? Con... com'è che si chiama? Aspetta che l'avevo visto. Static compactor, ma che cavolo è lo static compactor? È un RSI... compattatore statico.
La seconda prova dell'ACL, quindi sì, rega, dobbiamo andarla a fare. Niente, cioè dobbiamo andare per forza. Allora, io so dov'è. La moto. Se prendete la moto vi ci porto. Ho fatto fuori la, cioè, ho tirato fuori la moto se vuoi venire. Arrivo, io sono... seconda zona? Sì. Io sono... vicino a dove avevi fatto la base tu. Ok. Io sono dentro la base di me. Ho bisogno di acqua, adesso bevo qua. Ma mentre vi aspetto faccio un po' giri di acquetta con la falce qua attorno. Beh, ma se no dov'è la seconda prova? Che intanto vado lì. Intanto. Praticamente no, è veramente lontana. Secondo me conviene andare insieme. È tra la prima area e la seconda. Aspetta che torno indietro che deposito il sangue. Ci siete? Sì. Vi raggiungo, poi andiamo. Così prendo un po' di benzina perché... No, ce l'ho. Fa lo stesso. Vabbè, mi svuoto. Va bene, andiamo, Siete dai. messo la ricelia. Andiamo. Guarda che si è messo il turbo. Sì, perché guarda, vengo di nuovo mangiato da un verme, è finita. By sheer coincidence. Andiamo. Possiamo fare la traversata qua adesso? Sì, dritto. Cazzo sul tamburo. C'è della spezia, tra l'altro, qua. Io vedo un verme. Sì. Occhio alle sabbie. Ecco. No, bastardo, no, bastardo. No, bastardo! No, boia. fanculo. No. Si è girato all'ultimo. Guarda che ce l'hai ancora dietro il culo tu. Porca puttana. Sono morto anch'io, non ci credo. Il battitore è stato letale. Sì. Io me ne stavo andando. Adesso questa cosa l'ho registrata. Mi ha sprintato all'indietro di tipo 2 chunk. Cioè io non potevo fare niente. Io ho una moto. Hai mica della benzina con te? Fabio? Delle batterie? No, te l'ho messo dentro sulla moto perché sono già... Però ho un dente di verme. Provo a raggiungerti, sono nudo con una moto, senza batteria però. Avevo... No, dai, avevo anche la cosa... Avevo tutto, il falcetto, tutto. Che disastro. E mi sa che per viaggi così li devi lasciare. Ma sono quelle risorse che li porti via, che ti servono. Lo so. Lo devi mettere in conto. A few moments later. Entri. Ok. Tutta a sud o tutta a nord? Decidi tu, dove vuoi andare? Andiamo... Dobbiamo andare alla prova, no? Proviamo ad Vediamo se andare alla riesco a prova. Riesco a farmi la moto. Cazzo, cosa no, quella... quelli qua. Allora, vai dritto così, però occhio alle sabbie mobili. Sì, ho visto. Ecco così da
Mi faccio un'altra moto. Ci sono dei pezzi in casa, controlla nelle varie chest. Sinistra, no, no, occhio, ok? Visto. Dritto così. Vai verso quelle rocce. Sì. Motore. Alimentatore, motore. Bella, vai. 70 km/h. Ah, telaio. Tutti qua. Ok. È qui dentro. Aspetta, fammi avere un po' di sangue prima che crepo. Boh, ho finito la prova. Vieni. Ancora molto. Sabbia farinosa. Blocchi di silicone. Guarda che base sono fatti questi. Sto arrivando comunque. Adesso mi tocca fare anche la scalata al contrario. Allora, per fare il compattatore, 10 lingotti di ferro e 7 generatori di campi. E una volta che abbiamo il compattatore, cosa facciamo? Lo mettiamo lì dove c'è la sabbietta e fa tutto lui? Poi torniamo e raccogliamo? Credo Dov'è sto che posto? spari e raccoglie. Batami, cioè più boia, mi vedi fuori. Io mi sto rigenerando che così vado a casa, mi ricrafto tutto e mi metto a farmare. Allora vado a mano io. Sì, sono inutile in questo momento. Aspettami Fabio che arrivo. A little longer than a few minutes later. Addio. Io ormai ho il ticket abbonato per il verme. Capisco il dolore. Siete morti col verme? Ho perso tutto l'inventario avanzato che avevo 3 volte. No. L'ultima è stata incredibile, cioè buggatissimo veramente. Ma è stata una scena allucinante. Il verme esce, mangia boia, io lo doggio, vado avanti, il gioco mi spedisce indietro di 2 cianche alla velocità della luce, spunta fuori il verme e muoio. Cioè, vabbè. Bellissimo. Tirannomatto dal futuro che edita, mi sono ripromesso di allargare un pochino la base in una piccola parentesi in cui i ragazzi stavano farmando. Io non sono un grande costruttore, non smetterò mai di ripeterlo, non perché non ho creatività, ma perché non ho la pazienza per mettermi e fare tutto a modino, inventarmi forme, cose, perché bisogna avere un sacco di materiali, bisogna fare tanti test e io in questi giochi non lo so, sono una scimmietta, ho bisogno di esplorare, di vedere. E in questo specifico caso ho provato nell'area iniziale in cui ci siamo ritrovati con il claim, appunto con il reclamo, stiamo pagando l'affitto imperiale, cioè in realtà non abbiamo ancora versato una tassa ma lo dovremo fare, una meccanica interessante. Comunque non è una zona bellissima pianeggiante, è tutta su una collina e sto cercando in questo cubo di creare una struttura un pochino più verso l'alto, perché si diceva sarebbe meglio sfruttare la verticalità. Abbiamo visto un sacco di basi che sfruttano benissimo la verticalità. Quindi appunto con tutte le restrizioni pratiche del caso e anche la mia poca voglia, ma la necessità di dover ampliare, mi ci sono un attimo messo. Poi specificando che Fabio per esempio è molto più portato, lui penserà poi a sistemarla. Ecco, non ho nessuna pretesa qui, era soltanto per fare un piccolo servizio e anche un attimo staccare dall'esplorazione. Dovevamo aumentare tutte le crafting bench, le stazioni di crafting, quindi qualcosina al volo l'ho fatta, ecco. Sono pronto per arrivare, mi servirebbe senza che vi disturbi troppo il punto dove devo... Ho messo in taverna lo screen di dov'è la base. Molto bene, vado subito.
Occhio che siamo morti una quantità infinita di volte dai vermi per arrivare qua e per andare via da qua. No. Va bene, sono su quello, sono tranquillo. Ok. Noi un po' meno. No, dopo aver perso 2 o 3 moto ho imparato e questa volta... Le sabbie mobili sono infamissime comunque. Sì, no, ma se fai... Se sei svelto a scendere subito, la raccogli e poi, sai, sì, hai ragione. Avevo il soldato io in beta. Il soldato ha da subito lo scatto. No, allora cos'è? Swordmaster? Il Swordmaster. Bene Gesserit. No, Bene Gesserit non l'ho fatto. Non l'ho mai fatto il Bene Gesserit. No. Ma lei che ha lo scatto? No, non intendo la corsa veloce, intendo la ginocchiata. Ah, ok. E con quello uscivo dalle sabbie mobili a piedi. Molto banalmente. Comunque sì, adesso ragazzi faccio un po' di... La base l'abbandono, peccato perché ho un sacco di roba, ma ho già riciclato tutto quello che... Adesso riciclo tutto e arrivo lì. No, non abbandonarla, cioè prendi tutto, sì, fai 2 giri piuttosto. Ma sì, ma tanto ragazzi... Perché serve tanto granito. Le risorse... Tanta roba. Sta roba tanto per poco è irrilevante in termini di peso. Allora, io... Che fare? Ok, io sono... Ho fatto, che bello. Bene. Io vado a farmi un giretto. Bene. Vado a farmare un po' di sabbie mobili, di acqua e magari mi faccio anche la terza missione. Dunque tiro un pochino le somme della giornata numero 2, così, senza gli altri, di conto mio, mentre vado a fare la terza prova dell'ACL ed esploro un pochino le caverne circostanti. Mi sta piacendo molto la partecipazione a una gilda, vorrei riuscire a coinvolgere di più tutte le persone a fare sempre più contenuti insieme. Sarebbe bello avere anche un gruppo nutrito di una ventina di persone tutte concentrate nel fare un determinato percorso. Credo che questo gioco, Dune Awakening, abbia un potenziale esagerato e al momento ha 1 giorno e mezzo di early access sulla data d'uscita che è il 10 giugno, stiamo soltanto grattando la superficie, non stiamo correndo minimamente, stiamo provando e sbagliando per imparare. E va bene così, è un'esperienza che anche presa più lentamente è soddisfacente. Se qualcuno volesse invece che una gilda softcore come Sintesi Ginaz, una gilda più hardcore, al momento non so chi consigliarvi nel panorama italiano, ma se controllate nel Discord community di Dune Awakening Italia sicuramente troverete chi è giusto per voi. Io spero che questo proviamolo sia stato di vostro gradimento. Ho voluto sperimentare, fare anche le cose un po' di fretta e vi chiedo scusa se non mi sono impegnato troppo nella ricerca e nell'applicazione di nuovi effetti, meme, cose buffe. Non voglio giustificarmi, voglio soltanto dirvi, capitemi, io ho una gran voglia di giocare a questo gioco e editare un episodio così lungo richiede comunque tempo ed edizione. Se avessi dedicato ancora più tempo avrei tolto moltissimo spazio all'immersione e al test in anticipo che ho pagato di questo videogioco. Ho cercato di bilanciare le due cose, ho cercato anche di farvi sentire e mostrarvi il più possibile, mannaggia OBS che mi ha tagliato buona parte di Discord, di questa avventura. Fatemi sapere magari cosa ne pensate, la vostra opinione è sempre importante e so che molti di voi comunque non sono amanti della fantascienza perché siete arrivati sul mio canale tramite dei giochi fantasy. A voi faccio un doppio ringraziamento per aver cliccato sul teschietto del tiranno, che comunque allargo a tutti coloro che sono arrivati fino a qui. Infine ancora invito tutti gli interessati a giocare ad Dune Awakening, che magari vorrebbero anche giocare in mia compagnia, di unirsi al Discord della gilda Sintesi Ginaz. Baltasar Yuri, il capogilda, ha fatto un lavoro eccelso nella strutturazione del server. Ci sono anche tantissimi canali dedicati alla lore, all'universo di Frank Herbert. Ciò detto, grazie di essere rimasti qui con me, davvero di cuore.
tiranno matto out. Anche oggi, dalla rubrica Proviamolo, questo è quanto. Alla prossima, avventurieri ed avventuriere.